Oggi parliamo di Bitwarden. Quindi Bitwarden, eccolo qua. Questo è il manager delle password che valuteremo oggi. A noi ovviamente interessa la versione free. Per prima cosa dobbiamo creare un account. Per creare un account è semplicissimo, avete visto, si accede tramite questa interfaccia, si inserisce l'indirizzo email. Cosa importante, selezionando bitwarden.eu è possibile selezionare i server geolocalizzati in Europa. I server sono sottoposti a GDPR, quindi hanno delle regole abbastanza restrittive per quanto riguarda la privacy. Una regoletta sempre, non solo in questo sito ma anche in altri siti: se è un sito fatto bene ve lo chiede, dove volete localizzare i vostri server, selezionate sempre se è disponibile l'opzione EU, perché l'opzione EU vi favorisce i server in Europa che sono sottoposti a tutta una serie di leggi che in giro per il mondo non ci sono. Ok, io ho messo il mio indirizzo, accetto, procediamo con il sign up. Manda la mail sulla mia inbox, verifica la mail, sì sono io, imposta una password robusta. Potete mettere un eventuale suggerimento, ma insomma andiamo avanti. Controlla se la tua password è presente in una violazione dei dati, quindi automaticamente il software andrà a verificare se questa vostra password che state mettendo dentro è già stata utilizzata ed è nota nei database che sono stati violati, quindi tanta cosa questa. Crea un account. Il tuo nuovo account è stato creato. Installa l'estensione. Con installa l'estensione aggiungiamo l'estensione. Vuoi aggiungerla? Sì. Ok, vai a Bitwarden Web. È gestito in cassaforti, invia, quindi qua è possibile anche inviare informazioni sensibili in modo sicuro. C'è il generatore di password, vedete automaticamente mi ha generato una password. Io dovrei averlo anche qui se non erro. La cosa importante da sapere prima di accedere è che bisogna selezionare questo. Noi abbiamo selezionato il server EU. Al volo qua abbiamo generatore, vedete che al volo io mi sono creato una password, eccola qua, ce l'ho, la posso già utilizzare su un sito. Oppure invia e le varie impostazioni. L'automatismo di questo programma è molto interessante perché permette di acquisire automaticamente le password per i siti e inserirle e memorizzarle. Qua ci sono le varie categorie. Se io vado su carta, io posso memorizzare l'elemento carta. E vedete che in un lampo avete memorizzato la vostra carta di credito. Potete creare delle cartelle, rapporti, ce l'avete sempre disponibile, è la violazione dei dati. Attenzione, le master password, la password iniziale che viene inserita dentro è blindatissima. Quindi se la dimenticate e non avete abilitato, ad esempio andiamo a vedere la verifica in 2 passaggi, quindi una doppia autorizzazione all'accesso al vostro dispositivo, perdete tutto il contenuto. Per tutti i vari browser c'è l'estensione, ma avete anche la possibilità, eccole qua, di installare nei vostri dispositivi. Ciao!